Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi facciamo vedere come rendere più fresca, più moderna questa piccola cassettiera che ha delle forme veramente meravigliose con il nuovo colore Magic Paint. Beh, nuovo, è già 2 mesi che c'è, però è nuovo perché non c'è ancora un tutorial con questo bellissimo colore, si chiama Bacio di Rosa e l'ho creato pensando alla mia Rosa, mia figlia. Prima però si parte con questo bel piano che è l'astronato e lo sverniciamo per portare questo bel legno a respirare. Partiamo! Iniziamo con lo sverniciatore Magic Paint, che sapete che è pazzesco perché è biodegradabile, non inquina, non fa male al respiro, al tocco, l'unica cosa a cui fa male è il vostro smalto, quindi mi raccomando, se avete lo smalto mettetevi i guanti. Lavora molto velocemente su queste finiture, quindi secondo me in un quarto d'ora svernicerà il piano superiore e andremo avanti con il resto del restyling. I passaggi adesso sono quindi sverniciare il piano superiore. Io ABA l'ho già fatto sul resto del mobile perché ci siamo portati avanti, quindi il resto del mobile è già stato lavato bene con acqua calda, bicarbonato e ammoniaca, ma prima di tutto vogliamo portare anche alla luminosità le maniglie. Quindi io e Emma iniziamo anche togliendo le maniglie. Lo sverniciatore, ricordate sempre che va steso abbondante e non va fatto mai seccare, quindi piuttosto mettetene un pochettino di più, come sto facendo adesso io. Mi raccomando, non deve mai seccare il nostro sverniciatore, quindi se siete in una giornata molto calda mettetevi in un posto all'ombra, quindi mai al sole diretto, se c'è molto vento coprite, ma il trucco qual è? Il trucco è controllare la superficie, non abbandonatela per delle ore, mai. Quindi ogni tanto tornate, passate e se vedete come in questo punto delle chiazze dove inizia a essere più scura qui rispetto a qua è perché qua sta già facendo effetto, sta già funzionando. Quindi voi cosa fate? Massaggiate, spostate, cercate di aiutare la superficie a sverniciarsi il più velocemente possibile. In questo modo ottimizzeremo i tempi, i costi e verrà ancora meglio. Questo cassettoncino è una riproduzione molto moderna dello stile barocco e è stato fatto anche in misura molto ridotta perché all'epoca i mobili non erano di queste fattezze così piccoline, no? Erano molto più ampi, molto più massicci. E è stato fatto abbastanza bene, è in legno massello, quindi è di pregio e hanno anche rifatto le maniglie esattamente come si usava all'epoca. Ma dove si vede quando ci sono delle riproduzioni? Anche nei metodi in cui hanno applicato le maniglie, in cui hanno fatto determinati passaggi. Tipo qua le maniglie sono state messe con i chiodi. Una maniglia non va chiodata, va messa con le vitine. Quindi noi cosa facciamo? Dobbiamo fare molta attenzione per eliminare questa maniglia. Come si fa? Molta delicatezza, purtroppo bisogna fare attenzione a non rovinare nulla, quindi si prende una spatola sottilissima, si cerca delicatamente di fare pressione da un lato e dall'altro, e si cambiano anche i lati, man mano che si alza, si continua. Mi raccomando, aiutatevi anche con uno straccettino. Perché? Perché si potrà in questo modo evitare di far pressione sul legno. Così. Mettiamo lo straccio sotto e si fa perno, in questo modo. Così non andremo a rovinare il legno, ma faremo pressione, piano piano. Anche di qua. Ci vuole molta pazienza proprio per evitare di andare a incidere e rovinare il legno sottostante. Ecco qua, ci sono quasi. Piano piano. Ecco qua. Da-dan! Ovviamente purifichiamo la parte sottostante, vedete che adesso c'è anche un po' di verde rame, c'è qualche impurità, la laviamo, la purifichiamo e le maniglie le mettiamo nella nostra soluzione, aceto e sale. Andiamo a vedere come si fa. Le nostre maniglie tolte sono bruttine, però si può già notare dietro la tonalità originale che è molto bronzata. Aceto e sale, quanto? Beh, in realtà è molto a sentimento, però si fa così, si cosparge la maniglia, i pomelli con sale e diciamo che questa miscela con aceto bianco, aceto giallo, rosso, quello che avete, l'aceto che vi costa meno, aiuta a togliere l'ossidazione
superficiale. Poi certo vanno pulite comunque, possiamo utilizzare anche una spazzolina, aiutarci in altri modi, però devono rimanere un pochettino a mollo con questa bella soluzione. Questa soluzione, se mi ascoltate, non la buttate via. Come vedete io, anche se è torbida, perché l'ho già usata, la conservo in questo barattolo, così per la prossima volta posso aver fortuna, butto a volte il pomellino qua dentro e lo tiro fuori già perfetto. Infatti io questa, ora la riuso, la metto qui e non si butta niente. Voilà! Lasciamo le maniglie a mollo mezz'oretta, poi le guardiamo, capiamo come siamo messi e cerchiamo di capire se si può già lavare con una spazzolina e del sapone di Marsiglia. Verranno benissimo. Lo sverniciatore secondo me è a posto. Da cosa me ne accorgo? Da parecchie cose. Solitamente si fa un test su un angolino, si toglie e si vede cosa succede sotto. Però mi raccomando, una cosa a cui dovete fare attenzione. Il colore non cambia se sverniciate, perlomeno non sempre, perché spesso non si tratta di protezione, di vitrificatura, ma di mordente, che sono i tingenti. Quelli si tolgono in un altro modo e lo vedremo fra un po'. Ora con una spatola, delicatamente, mi raccomando, occhio ai laterali, perché i laterali potrebbero incidere e graffiare il legno. Togliamo e questo è quello che voi ottenete. Come vedete questa patina marrone era la finitura lucidina che dava molto fastidio e l'abbiamo tolta perfettamente. Ecco qua, 2. Continuiamo in modo molto facile e veloce. E mi è andata a prendermi dell'alcol e una lana d'acciaio per fare una bella finitura e per togliere un po' di tingente, un po' di mordente che negli anni ha colorato il legno. Non fatevi fregare dal colore che ha assunto il legno, ovviamente voi lo guardate e mi dite ma è come prima, che è successo? No, la parte lucida, la parte più scomoda è andata via, adesso bisogna aiutarlo a renderlo leggermente più leggero e meno tinto. Come si fa? Alcol, lana d'acciaio, io ora parto con una lana leggermente più grezza per poi passare anche quella un pochettino più fine. Seguite se potete la vena del legno. Cosa vuol dire? Che se il legno va così voi dovete seguirlo. Qua è un pochettino più difficile perché le vene del legno formano un rombo, un rettangolo, un quadrato, a volte sono lastronati in molti modi, quindi cercate il più possibile di seguire la vena del legno. Come per magia voi vedrete che il colore se ne va. E come lo notate se se ne va? Con un bel panno pulito, strizzatissimo. Questo panno è un panno in microfibra classico, è umido, lo passiamo e se vedete qua c'è del tingente, c'è del colore. Questo riferimento è molto utile perché ci fa capire che sì, è stato tinto, che sì, può diventare molto più chiaro il legno e può diventare anche molto più piacevole, perché questa tonalità rossiccia a me oggi non piace moltissimo. Quindi noi continuiamo a togliere il mordente, quindi il tingente e il colorante da tutta la superficie. È passato circa un quarto d'ora e questo è il risultato. Ho già provato a lavarne una, ovviamente non è finita così, però questo passaggio è fondamentale perché non devono essere lasciate troppo tempo in aceto e sale e bisogna capire se questo passaggio ha funzionato. Ha funzionato, adesso le metterò un po' in sapone, in polvere, per aiutarle ancora a detergersi, le fregherò con una spazzolina, la classica spazzolina per pulire le unghie. Cosa faccio però nel frattempo? Le tolgo dall'aceto e dal sale, le sciacquo in modo che non continui ad andare avanti questa pozione e il liquido di aceto e sale che ho avanzato non lo spreco assolutamente, ma lo colo nel barattolo. Lo posso usare tantissime volte. Prima di iniziare a sfregarle, le cospargo con poco sapone, anche quello, la polvere della lavatrice va benissimo, in modo che inizi ad ammorbidirsi la patina di sporco che è rimasta sulla superficie. Metto un po' di acqua calda, le lascio così 10 minuti e poi inizio a lavarle. Per lavarle, per me il massimo, al 100% mi trovo benissimo con il vecchio sapone di Marsiglia, quello che si usava una volta per pulire, per lavare i panni, viene benissimo. Ora le lasciamo un attimino qui, così si sgrassano un pochettino e poi l'ultimo passaggio. Mentre Emma finisce di mettere lo scotch sui laterali del cassetto, perché è meglio non colorare mai le guide per far sì che il cassetto scorra ancora meglio e per non sporcarle, io inizio a dare la prima mano. Uso 2 pennelli
L'ovale 50, 60, quello che vi piace di più, è il pennello a punta, perché il pennello a punta va bene dentro tutti gli anfratti e tutti i fregi del mobile, e invece l'altro pennello mi stende in modo molto bello, liscio e fluido sulle superfici più ampie. Carichiamo sempre bene il pennello in modo che il serbatoio sia bello pieno di colore, mi raccomando. Accarezzo le setole e ora parto. Iniziamo sempre con lo stendere il colore, mi raccomando, nelle parti un pelino più scomode, i laterali, gli angolini, perché il segreto per una bella mano di colore data bene in modo fluido è togliere tutta la superficie colorata di marrone alla prima mano. Quindi se noi alla seconda mano ci troviamo ancora con un sacco di buchini marroni, vuol dire che non abbiamo dato tanto bene la prima mano. Quindi piano piano si fanno prima tutti i contorni in questo modo, gli angolini, e poi senza problemi si cambia pennello. Quindi è importante veramente, quando si hanno mobili di questo tipo, avere entrambi i pennelli. Carico, 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 perché il serbatoio all'interno deve essere bello pieno. Tolgo l'eccesso e stendo il colore qua. Potete fare una stesura come la mia, prima totale su tutta la superficie, ma ricordate sempre che il massimo lo otteniamo se facciamo la pennellata incrociata. Cosa vuol dire? Prima in un lato e poi l'ultima passata, sempre seguendo la vena del legno. Così, bella, liscia, pulita, vellutata. Non dobbiamo fare gocce. Ecco qua. Controlliamo bene i laterali adesso. Non devono esserci goccioline perché non stanno proprio bene, stanno di poco curato. E voilà, questo è il pannello. Continuo e finisco il resto. Le maniglie sono state più o meno mezz'oretta con acqua e sapone e si presentano così. Se ve le toccate vedete già che sfarinano, quindi tutto lo sporco, il grasso si sta sciogliendo. Prendo la mia spazzolina, un po' di sapone di Marsiglia classicissimo, vado nel lavandino e faccio questo lavoro. Lo sporco va via subito proprio, non rimane più, e vedremo la lucidezza e la luminosità della maniglia. Ovviamente non c'è una maniglia uguale all'altra perché sono fatte con delle leghe di metallo. A volte sono tonate, a volte sono più dorate, a volte sono anche color rame perché dentro c'è proprio il rame. Quindi in base alla lega con cui sono state create avranno una luminosità differente. Guardate qui. Ora le lavo ancora un pochettino, le lascio ancora un pochettino a mollo dopo averle fregate come adesso in acqua e sapone, quindi le rimetto qua. Le lascio ancora un pochettino qua mentre lavoro le altre e poi le ripasso. C'è una bella differenza da prima a dopo, però tra un po' saranno ancora più belle. Per raggiungere la perfezione a volte non basta un passaggio. Abbiamo prima messo in aceto e sale, poi abbiamo messo in sapone, poi abbiamo grattato, poi sapone, poi rigrattato e siamo arrivati a questo. Per arrivare a questo bisogna fare ancora un piccolo passaggio e questa è la perfezione, e sono molto felice perché la tonalità della maniglia è perfetta per la tonalità che abbiamo scelto per il mobile. Non sempre tutti i tasselli vanno al loro posto così bene, quindi ora mettiamoci qua la nostra maniglia finita e vi faccio vedere come si fa. Mi sono messa su un cartoncino, appoggio la maniglia, metto qualche goccia di olio jasmine, il nostro olio, che all'interno ha anche qualche goccia di silicone, quindi vi aiuterà nel tempo a preservarla anche dall'ossidazione futura. Con una lana d'acciaio molto fine, la 000, inizio a massaggiare la maniglia e qua avviene la vera magia, perché andiamo a lucidare le parti superficiali, tiriamo fuori una leggera doratura che sta sotto, la parte ramata, la parte più rosata, e avremo più tridimensionalità. Diciamo che se la maniglia fosse tutta dorata non sarebbe così bella, è proprio bella perché ha due colori, ha un ramato rosato sotto e sopra questo oro molto molto bello, molto elegante. Ecco qua. Quindi grazie a questo ultimo passaggio sono riuscito ad avere una maniglia ancora più bella, più tridimensionale rispetto a prima. Ora le mettiamo da parte, le facciamo asciugare per bene e poi le montiamo. Seconda mano di colore. La prima asciugato bene. Se volete velocizzare l'asciugatura ricordatevi sempre di mettere un fuoco o una stufetta. L'importante è sempre dare la seconda mano quando la prima è secca, 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 asciutta, perché altrimenti invece di coprire con la seconda togliete la prima. Occhio,
Uso lo stesso metodo di prima, uso la pittura sempre pura perché mi aiuta a essere molto molto più coprente. Se vuoi avere una superficie vellutatissima, liscissima, prendi una spugna liscia superfici, fine, un panno in microfibra e fai questo passaggio. Poi col panno passi e togli la polvere. Avrai un effetto vellutatissimo, sarà veramente morbido come la pelle di un bambino. La passo su tutto il mobile. Mentre il mobile asciuga bene, io passo la cera su questo piano. Avete visto che bello? Avete visto queste vene del legno quanto sono spettacolari? Quindi bisogna preservare un mobile così bello e salvarlo. Cosa faccio? Prima passo la cera Jasmine, che è una cera a base di cera d'api, bacca di carnauba, altamente naturale, altamente protettiva, altamente idrorepellente. Trucchettino, se volete rendere il vostro mobile ancora più vellutato dopo aver passato la cera, dopo qualche giorno potete passare anche il restauratore. È veramente una cura di bellezza e preserva il legno per tantissimi anni. Ora io ovviamente passo la cera e poi tra qualche giorno vedo come va. Si fa così, pennello, mai panno. Chi vi dice di usare il panno per stendere la cera vuol farvi usare tanto prodotto e farvene comprare di più. Quindi si stende col pennello, così non si spreca, si entra bene nelle fibre del legno e poi si massaggia con un panno. Scolo l'eccesso e ora guardate la magia. Il legno diventa vellutato, idratato e ovviamente acquisisce la sua vera tonalità. Prima era un po' più chiaro perché era un po' più secco, era senza protezione. Ora invece, passando la cera, andiamo proprio a idratarlo al 100%. Ecco qua. Il profumo della cera Jasmine veramente inebriante. È un'essenza di gelsomino spremuta a freddo e miscelata degli oli essenziali, veramente veramente una coccola per i vostri mobili. La stendo bene su tutto il piano. Ricordate che se il legno beve tanto e in alcuni punti vi sembra che diventi subito chiaro perché l'ha assorbita tutta, potete ristenderla, vuol dire semplicemente che ha bisogno di più idratazione. Andremo a mettere sui laterali questo transfer, abbiamo scelto una versione più grande perché c'è anche medio e piccolo piccolo, vero? Però perché lo vogliamo mettere grande? Perché risulterà molto più moderno l'abbinamento. Se mettevamo dei fiori piccoli rimanevano un po' come un centrino su un mobile, non era esattamente lo stile che volevamo dare a questo mobile. Si chiama Magnolia Grandiflora e guardate bene come Emma lo applica perché sarà un'applicazione veramente essenziale e contemporanea. Io vado a tagliarmi solo i fiori che mi interessano. Parto da questo col gambo. Applico prima, grattando in modo generico su tutta la superficie e poi pian piano vado a rimuovere la pellicola protettiva. Dopo aver applicato bene bene il transfer sul mobile e finito di mettere la cera sulla parte superiore del legno, mettiamo la stessa cera anche sul resto del mobile. Sempre la cera Jasmine, quindi con un prodotto, due soluzioni. Proteggiamo sia il legno che la pittura. Nel frattempo abbiamo messo le maniglie e guardate quanto stanno bene con questa tonalità. Hanno preso questo color ramato ma anche dorato, bellissimo. Cera ovunque per rendere il tutto bello e protetto. Se passate con la cera anche sopra le maniglie è meglio ancora, perché le sigilla e le rende per un bel po' di tempo protette dall'ossidazione, rimarranno così belle per più tempo. Un ultimo passaggio bellissimo, con che cosa? Con la cera graffite, che è una cera che ha il vero colore della matita, quindi della graffite. Uso un pennello a punta perché va bene all'interno dei miei fregi. Carico il pennello, tolgo un pochettino l'eccesso. Poi col pennello vado bene 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 all'interno del fregio. Ricordate, questo passaggio non lo potete assolutamente fare, mai mai mai, se sotto non c'è la cera trasparente. Quindi prima si protegge con la cera trasparente, che sia la Jasmine o la cera leggendaria, non importa, e poi si passa questa cera.
più tempo questa cera rimane a contatto con il colore di base, più lo tinge. Uno dei trucchi per far bene questa tecnica è andare bene in profondità. Infatti in queste scanalature ci deve essere la cera, non dovete fare l'errore di lasciarla in rosa. Mi raccomando, tiratela bene perché si deve usare poca cera, perché altrimenti si spreca solo il prodotto. Io parto da qua, arrivo fin qua e poi vi faccio vedere il prossimo passaggio che a me piace tantissimo. Con un panno in microfibra dalla parte del peletto più corto, perché toglie un pochino di meno, andiamo ad alleggerire. Guardate qua. Tutti i punti in cui lo straccio passa saranno alleggeriti. Rimarrà la cera nella parte sottostante, quindi nella parte dove io ho insistito, e invece sarà molto più chiaro nella parte in cui vado a strofinare il mio pannettino. Vedete? In questo modo ho messo completamente in rilievo tutto il fregio. Se volete alleggerire ancora di più, c'è un trucco, ve lo faccio vedere subito. Se per caso avete anticato troppo e volete alleggerire ancora un pelino, vi basterà riprendere un po' di cera jasmine, quella che avete messo sotto, la passate così velocemente e lei farà un po' da cancellino. Si riprende il panno, si ripassa e guardate come per magia si alleggerisce ancora di più e il colore diventa sempre più chiaro. Quindi non abbiate paura di interpretare questa tecnica perché, vedete, è proprio facile, ma soprattutto si può anche modificare e plasmare a piacere. Da questo lato dove ho il transfer non voglio passare quella cera per due motivi. Un po' perché vicino al transfer c'è uno scalino che è 1,5 mm di plastica e non voglio che vada a mettermi in evidenza il filino della cera che va a contrasto. Un po' perché non voglio togliere la bella leggerezza di questo fiore e quindi non voglio andare a coprirlo col nero. Vado intorno, dappertutto, mi fermo qua e tra pochi istanti vedrete come mi comporto quando voglio alleggerire e sono vicino al disegno. Inizio ad alleggerire anche qua col panno e come prima abbiamo anche qua il nostro trucchettino della cera trasparente per togliere gli eccessi. Inizio col panno a massaggiare tutta la cornice dove ho il fiore e mi basterà prendere pochissima cera, passarla così per avere questo effetto sfumato molto elegante. Guardate. Io ovviamente lo lascio perché non voglio toglierlo, quindi qua in questo punto non passerò più il panno, ma mi piace molto il fatto di avere una cornice sfumata al bordo del mio fiore. Anche questo restyling è finito e Pina oggi sta con noi perché adora evidentemente questo mobile, ma le piace molto anche il tappeto. Il color bacio di rosa con la cera graffite è diventato ancora più serio, vero? Prima forse era più moderno, era più leggero, più giocoso. Infatti con la cera ha acquisito proprio una sfumatura molto elegante, mi piace. Questo abbinamento con la parete marrone poi è veramente perfetto, giocando sempre sui toni caldi dei marroni, dei rosa che tendono al marrone, secondo me si è raggiunto un equilibrio di colori veramente elegante. Ricordate, i prodotti Magic Paint non li trovi su Amazon ma sull'unico sito italiano che rivende Magic Paint, che si chiama www.easyron.com. Ma se vuoi un bravo rivenditore ti basterà andare sul sito www.magicpaint.it e cercare quello più vicino a te perché sono divisi per regione. Mi raccomando, ricorda una cosa, c'è la capitolazione, tutti i passaggi e i prodotti sono suddivisi per bene, non puoi sbagliare. Ciao a tutti! Ciao!